ritrovati nel regno di casa. Oggi vi propongo un impasto per dolci multiuso. Potete farci il ciambellone, preparare la merenda per i bimbi, farcire le torte per eventi, compleanni, quello che volete. Fare delle tortine fine pasto, vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché vi do una ricettina speciale. Che ne so, pulirci l'argento. No, pulirci l'argento no! Dai, allora iniziamo. Per oggi non mi piace come sono vestita. Aspetta, Eccomi qua in questa nuova veste, grazie alla mia amica Sara che mi ha fatto questo super regalo. E intanto un po' di ringraziamenti ci vogliono, sia a tutti voi che mi state seguendo, quelli che mi scrivono i commenti, i bambini della quinta elementare, i compagnetti di Leonardo che cavoli sono super fan e loro si sono iscritti. E voi cosa state aspettando? Vabbè, adesso basta con tutte queste chiacchiere, dobbiamo iniziare a cucinare. Iniziamo! Il procedimento per fare questa torta è facilissimo. Buttate tutto dentro il contenitore e frullate senza stare a montare i bianchi e poi aggiungi il lievito e poi dopo pensare ma che convalli tutto insieme. Il risultato è assicurato. Vi serviranno 4 uova che inizio a mettere nel mio contenitore. Poi, tutta sporcata di uova, arrivo, pizzico di sale, poi per misurare tutto il resto usiamo il vasetto dello yogurt. Questo è un impasto che rimane veramente tanto umido all'interno, quindi perfetto se dovete farci le torte, come vedete per la torta della colazione, merende. Lo yogurt deve essere intero, potete scegliere o quello aromatizzato, i miei figli hanno voluto la torta al cocco e quindi questa volta al gusto cocco. Per fare invece la base degli altri dolci io vi consiglio di prendere quello gusto vaniglia, così non dobbiamo poi aggiungere la vanillina successivamente. Ecco qua, metto per primo lo yogurt perché adesso questo vasetto mi serve da dosatore. Nello stesso vasetto vado a mettere 2 volte zucchero. Metto 2 volte farina 00. Voi siete un po' più attenti magari, non fate uscire tutto quanto come ho fatto io, Ecco qua 2 di farina. Un vasetto di fecola di patate. Lievito per dolci. Stesso vasetto, un vasetto di olio di semi di girasole. E ora, fruste elettriche, senza preoccuparci di nulla, le azioniamo, giriamo e via. Vi consiglio, non so se vedete la nuvola di farina, nebbia in Valpadana, ecco, magari voi utilizzate un recipiente più alto. Io ho voluto prendere questo trasparente per farvi vedere bene l'impasto.
un impasto dove andiamo a mettere tutte insieme, però poi almeno 4-5 minuti che state così col frullatore ci vogliono, in modo che così si monta tutte insieme. Adesso preriscaldo il forno a 180 gradi ventilato sopra e sotto per la cottura. Come vi ho detto all'inizio, questo tipo di impasto è veramente multiuso, quindi se volete il ciambellone lo mettete nello stampo da ciambellone, volete fare la torta dovete usare uno stampo di 24 cm circa. Nel mio caso i bambini vogliono la merenda per scuola, quindi uso dei contenitori che sono in carta forno e sono rigidi, quindi non tende a l'impasto a spalmarsi e rimane bello dritto. E poi servirà anche per fare quel dolcetto della quale vi ho parlato prima, molto interessante. La consistenza, lo vedete com'è? Guardate un po' com'è. È una spuma, deve essere così, non lesinate nello stare a montare le cose, mi raccomando. Quindi riempo questi pirottini, se così li vogliamo chiamare, per metà, non di più, altrimenti rischiamo che il composto in cottura venga tutto fuori. Per essere infornati, vi ho fatto una prova per farvi vedere come il pirottino classico in carta si spatascia, ve lo farò vedere anche in cottura come si spande praticamente, e per questo tipo di pirottini così in carta ci vuole sempre la teglia, quella coi buchi, quella da muffin per capirci, invece questi si autoregolano da soli. Se vi interessano vi lascio il link in descrizione. Trucco a valli: quando andate a inserire l'impasto all'interno di pirottini si formano delle bollicine che vi fanno diventare poi le vostre tortine tutte storte. Cosa dovete fare? Questo! Poi per la cottura vi ricordo 180 gradi ventilato sopra e sotto il forno, per questi ci vogliono circa 20 minuti, se fate il ciambellone 45, anche la torta circa 40-45 minuti. Siamo pronti? Il forno! Dal forno, vedete che questo è un po' poverino, un po' storto, invece questo, avendo anche poi tra l'altro essendo carta forno, si staccano facilmente. Come promesso vi faccio vedere facile un dolcetto fine pasto che è la fine del mondo. Allora, prendo il mio pirottino, vado a tagliare con un coltello, faccio un cerchietto verso il basso in questo modo qua e tiro fuori come se fosse una piramide. Poi caffè, vado a bagnare l'interno del dolcetto di caffè, riempo con crema pasticcera. Questa è la mia ricettina di crema pasticcera anche con gli albumi, non si spreca niente. Ecco qua, riempo quel buco che ho fatto, vado a mettere a mo' di piramide a rovescio la parte che ho tagliato e ribagno sopra con un po' di caffè. Ma che vi devo dire? E con un fine pasto così, ma sapete che figurone? Se avete un compleanno potete anche riempirlo con la Nutella per i bambini e bagnarlo col latte. Mamma mia, ma che vi devo raccontare? Dovete provarlo. Vi faccio vedere l'interno di questo impasto. Sono caldi appena usciti dal forno. Dentro restano umidi, quindi tranquilli, non vi affogate la mattina che siete perché la torta non è umida. Con questa andate sul sicuro. Fumante, è
buono. Ma siete ancora lì? Ma io stavo già usando il dolcetto. Vabbè, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Fatemi sapere nei commenti se avete dubbi o volete chiedermi qualsiasi cosa. E allora vi saluto e continuo a mangiare il dolcetto. Ciao da Molly! Com'è? Non ho capito. È stata una cosa brutta. È geloso del dolcetto che sto mangiando io. Di la verità, vorresti? No, è mio!